Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Quando si studia una lingua straniera si hanno molte domande e ovviamente anche gli studenti stranieri di italiano le hanno. Lo so bene io che ricevo sempre moltissime domande da voi sul sito, sui social, su YouTube, domande a cui provo a rispondere nei miei video, quindi continuate a farmele. Ma lo sa bene anche Google. Quante volte chiedete a Google qualcosa sull'italiano? Praticamente ogni giorno, non è così? Ebbene, in questo video ho deciso di rispondere alle domande più cercate su Google riguardo all'italiano. Scusa, ma tu come ti sei vestita? Ah, i colori non ti dicono niente? Mi sono vestita da Google. Ma lo sai che non siamo ad Halloween? Perché l'italiano è una lingua difficile? Sento già le voci. Congiuntivo, congiuntivo, per il congiuntivo. Ma la verità è che l'italiano è una lingua difficile non solo per il famigerato congiuntivo. In generale, la lingua italiana contiene molti punti complessi che spesso hanno fin troppe regole grammaticali o al contrario non ne hanno nessuna e vanno imparati a memoria così come sono. Qualche esempio? I verbi irregolari, i plurali irregolari, le preposizioni a seguito dei verbi, per non parlare poi delle parole polisemiche, cioè quelle che possono assumere diversi significati. Solo per menzionarne alcuni. Ma non bisogna scoraggiarsi. Attraverso tanta pratica è possibile riuscire a ottenere un buon livello in italiano. Per esempio, potreste cominciare con i nostri video. Infatti su Lernamo potete trovare video grammaticali dedicati a ciascuno degli argomenti che ho appena menzionato. Vi lascio tutti i link in descrizione se avete bisogno di rinfrescarli o se siete un po' all'inizio e avete bisogno di impararli da zero. Ma ora proseguiamo. Google, qual è la prossima domanda? Hai mai fatto a Google questa domanda? Come guardare serie TV italiane all'estero? Sì? Allora la risposta è NordVPN, lo sponsor di questo video. NordVPN ti permette di superare le georestrizioni e accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese. Figo, no? Tutto quello che devi fare è aprire l'applicazione, scegliere il paese in cui vorresti virtualmente trovarti e cominciare a guardare i contenuti di quel paese. Cosa fa NordVPN? NordVPN, oltre a farti accedere a tutti i contenuti stranieri, ti dà anche una protezione durante la navigazione. Hai presente tutte quelle cose brutte digitali come malware, adware, trojan e tanta altra spazzatura? NordVPN ti protegge da tutto quello. Già, è il tuo angelo custode digitale. Quanto costa NordVPN? NordVPN non è affatto costosa. Ti costerà tanto quanto un paio di caffè al mese e in più i primi mesi sono gratis. Li offre NordVPN. Come iscriversi a NordVPN? Puoi provare NordVPN cliccando sul link in descrizione e non dimenticare il codice coupon LERNAMO. Se non dovesse piacerti, puoi avere un rimborso completo entro 30 giorni. Perché l'italiano è importante? Bella domanda. Ora, devo ammettere che certamente l'italiano non è la lingua più importante da conoscere per sopravvivere nel mondo. Lo riconosco.
Ma è altrettanto vero che l'italiano è una lingua fondamentale per l'arricchimento culturale. Non ci dimentichiamo infatti del grande bagaglio culturale che l'italiano porta con sé. È la lingua dell'arte, dell'opera, della lirica. È la lingua di Dante e di una vasta e bella letteratura. È la lingua di grandi pensatori, filosofi. E non è tutto, è anche la lingua dell'architettura, della cucina. Quindi, conoscere l'italiano probabilmente non serve molto se si deve viaggiare nel mondo, ma certamente aiuta la mente, aiuta a pensare, a sognare, ad arricchire il proprio bagaglio culturale. Siete d'accordo? Perché l'italiano assomiglia allo spagnolo? Dunque, innanzitutto, le due lingue hanno una radice in comune, il latino. Poi si sono sviluppate anche in modo molto simile. Per esempio, possiedono lo stesso numero di lettere dell'alfabeto. Le strutture grammaticali sono estremamente simili. Poi lo spagnolo e l'italiano condividono anche le stesse coniugazioni, gli stessi modi, gli stessi tempi verbali. Certo, ci sono delle differenze, ci sono dei falsi amici, ma in generale per gli italiani non è troppo complicato comprendere a grandi linee lo spagnolo, anche se non lo hanno mai studiato, e viceversa. Eppure, udite udite, secondo gli studi non è lo spagnolo la lingua più simile all'italiano. Infatti, secondo uno studio di Ethnologue, è il francese la lingua più simile alla nostra, con ben l'89% di parole simili all'italiano. Ve lo aspettavate? Beh, in realtà un po' c'era da aspettarselo. La storia ce lo insegna. Infatti tra la Francia e l'Italia ci sono sempre stati degli scambi molto importanti a livello economico, culturale, intellettuale. Quindi i due paesi si sono un po' influenzati a vicenda. Su una cosa però, francese e italiano si sono sviluppati in modo differente e questa è la pronuncia. Infatti un italiano che non ha mai studiato il francese, se ascolta una conversazione in francese, probabilmente non capisce quasi nulla, o comunque sicuramente capisce meno rispetto a una conversazione in spagnolo. Ma se invece quella stessa persona dovesse leggere la stessa conversazione in francese, allora la capirebbe, proprio grazie a una somiglianza a livello grammaticale e soprattutto di parole. Come è nato l'italiano? L'italiano è un'evoluzione del volgare fiorentino, uno dei tanti dialetti che sono nati dal latino durante e dopo il crollo dell'impero romano. Infatti il vecchio latino si è evoluto in diverse versioni, in base alla zona d'Italia in cui era parlato. Ovviamente, lo dice la parola stessa, il volgare fiorentino era parlato a Firenze. E in particolare, proprio questo volgare, nel corso dei secoli, è diventato la lingua dotta per eccellenza. Quella parlata dai letterati, dalle persone di cultura. E per questa ragione, quindi, a seguito dell'unità d'Italia, è stato scelto come lingua nazionale. Come imparare l'italiano? Come per ogni altra lingua, non si può imparare dal giorno alla notte, né da un mese all'altro. Ci vogliono costanza, impegno e soprattutto, come dico sempre ai miei studenti, tanto tempo. Dal mio punto di vista, poi, è importante studiare la grammatica, almeno un po', almeno quel
che basta a capire lo scheletro della lingua e in contemporanea imparare nuovi vocaboli attraverso libri, film, serie TV, musica, podcast in lingua italiana, ovviamente. Poi, se se ne ha la possibilità, si dovrebbe parlare con madrelingua o trascorrere un certo periodo di tempo, un lungo soggiorno in Italia. E poi ovviamente studiare con l'Ernamo. Ovvio, abbiamo tante risorse, decine e decine di video su YouTube, altrettanti articoli sul nostro sito, video brevi ma efficaci sui social media. Il miglior momento per cominciare è adesso. L'importante in ogni caso è accettare una verità fondamentale. Imparare una lingua non è un processo che ha una fine. Fate vostra questa verità, abbracciatela e non soffrite se vi sembra di sbagliare o di non fare progressi. Quando l'italiano è diventato lingua ufficiale? Con l'Unità d'Italia nel 1861. Nonostante ciò, però, nelle varie regioni d'Italia si continuava a parlare la lingua locale, il dialetto. Solamente poi con l'arrivo della televisione, intorno agli anni 50, la variante toscana standard si è diffusa in tutta la penisola. Quante persone parlano italiano oggi? L'italiano è la lingua madre di circa 63 milioni di persone ed è appresa come seconda lingua da altri 3 milioni. Oltre che dell'Italia, l'italiano è la lingua ufficiale anche di San Marino, Svizzera e Città del Vaticano, ma è diffusa anche in alcune zone croate, slovene e albanesi, dove esistono comunità di origine italiana. Lo stesso accade anche in Sud America e negli Stati Uniti e infine anche in Africa, in particolare nelle ex colonie come Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia. Perché l'italiano e il rumeno hanno tanti vocaboli simili? Questa è una bella domanda, anche io non conoscevo la risposta e ho dovuto fare qualche ricerca, perché non conosco il rumeno, non conosco qualcuno che lo parli o che lo abbia studiato. Però una cosa è certa, sono entrambe lingue romanze, quindi comunque non c'è da stupirsi. Entrambe derivano dal latino e quindi chiaramente devono avere delle somiglianze. Facendo delle ricerche ho scoperto anche che l'italiano e il rumeno hanno molti modi di dire simili in comune. Se ci sono tra i lernamici dei rumeni che studiano l'italiano, vi chiedo, fatemi sapere nei commenti se effettivamente è così. Ma a un livello superficiale, in realtà, le due lingue non sono proprio così simili. Faccio una prova con una canzone in rumeno. La ascolto e vediamo quanto capisco. Bellissima canzone, ma no, non ho capito neanche il senso generale. Le due lingue hanno preso strade diverse, possiamo dire. E per quelle parole non di origine latina, l'italiano ha subito maggiormente l'influenza delle lingue germaniche, mentre il rumeno ha subito l'influenza delle lingue slave. Quindi, a parte i vocaboli di origine latina, gli altri sono molto diversi tra le due lingue. Quanti dialetti ci sono in Italia? In Italia si parlano moltissimi dialetti, oltre alla lingua nazionale. Quasi ogni città ne ha uno. Però certo, più le città sono vicine, più i dialetti sono simili e maggiore è la comprensione. Ma più grande è la distanza tra le città,
più grande sarà la difficoltà a comprendersi tra le persone. Se un siciliano parla in dialetto, un milanese capirà forse il 10%? Per farvi un esempio, i dialetti italiani più parlati sono il veneto, il napoletano, il friulano, il piemontese, il sardo, il lombardo, l'emiliano, il romagnolo, il siciliano e il ligure. Personalmente parlo quello di Bari, il barese. Perché imparare l'italiano? Beh, sicuramente, oltre che per piacere, oltre che per accrescere il proprio bagaglio culturale, l'italiano potrebbe rivelarsi una lingua molto utile nel mondo lavorativo, soprattutto per alcuni settori professionali dove le aziende italiane sono leader mondiali. Quindi per la crescita professionale e per lo sviluppo della propria carriera, l'italiano diventa veramente una risorsa molto importante. Per esempio, l'italiano è la lingua principale in settori come la moda, la cucina, il design, le belle arti, la cultura, la produzione e la distribuzione di cibo e bevande, il calcio, l'industria automobilistica di lusso e i motori in generale. Se siete interessati a lavorare in uno di questi settori, probabilmente conoscere l'italiano vi aiuterà. Ma poi in realtà possiamo dire che anche se decidete di non lavorare per un'azienda italiana, ma al contrario decidete di lavorare per un'azienda straniera del vostro paese che però ha relazioni con l'Italia, ancora una volta l'italiano si rivela una lingua fondamentale e potrebbe farvi guadagnare un bel po' di punti. Bene, con questo è tutto, spero che vi siate divertiti con me e con Google e fatemi sapere nei commenti se avete delle altre domande che voi personalmente fate a Google un giorno sì e l'altro pure. Così magari possiamo fare una seconda parte di questo video, se ne avete voglia. Se invece volete conoscere di più dell'Italia, dovreste assolutamente guardare il video dedicato alla geografia dell'Italia. È veramente importante e spesso non si considera questo, ma se dovete viaggiare in Italia, muovervi, venire per lavorare, bisogna conoscere un po' dove si trovano tutte le città. E per questo video il link è come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, passate dal nostro sito lernamo.com e ovviamente se ancora non lo avete fatto, seguite Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Io vi aspetto su YouTube molto presto!